Oggi ho deciso di portarvi qualcosa di un po' più tranquillo, dato che è appena passato Ferragosto e magari o siete ancora in ferie o siete appena tornati dalle ferie, quindi niente di troppo pesante. Non preoccupatevi però, ho già un video quasi pronto, ma ovviamente ci vuole un po' di tempo per girarlo, montarlo. Pertanto oggi ho deciso di portarvi una top 5 di veicoli elettrici di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei portarvi questa top 5, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che farebbe vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Partiamo dunque con la numero 5, ovvero il monopattino elettrico, se vogliamo chiamarlo così, Strator Ride. Questo monopattino devo dire che è un pelo particolare rispetto a tutti gli altri che si vedono in circolazione e diciamo che si nota abbastanza, dato anche le sue ruote incredibili, fatte per lo più per l'off-road e cose del genere, ma diciamo che in città sarebbe davvero particolare vedere un mezzo del genere. La cosa sicuramente buona che si nota è che essendo così grande questo scooter elettrico ha la possibilità di avere una batteria maggiore, pertanto ha una velocità massima di 30 miglia all'ora o quasi 50 km orari e un'autonomia fino a 50 miglia, ovvero 80 km d'autonomia. Ecco, diciamo che l'unico vero e proprio problema di questo veicolo, oltre a essere grosso per sempre, è il prezzo che si aggira intorno alle $3.000, intorno ai 3.000 euro, che lo rende fuori budget praticamente per chiunque. Ma passiamo dunque al quarto veicolo di questa top 5, ovvero l'asse elettrica. Non saprei come definirlo in modo migliore, non è uno scooter, non è uno skateboard, quindi l'asse, la walk cart. Questo veicolo, se vogliamo chiamarlo così, è decisamente particolare. Infatti di cosa stiamo parlando? È in pratica l'idea di uno scooter misto a uno skateboard elettrico pensato per essere portatile. Infatti sta tranquillamente dentro a una borsa e ha la grandezza di poco più di un laptop, ma ho idea che sia molto più difficile da usare di come lo fanno vedere nei video promozionali. Quest'asse mobile ha una velocità massima comunque di non oltre i 15 km orari, ma può tecnicamente superare inclinazioni fino a 10 gradi di arrampicata. Ecco, però vedo diversi problemi nelle specifiche tecniche di questo veicolo. Uno potrebbe essere il peso, che sono pochi per qualcuno, ma tanti per altre persone che magari lo portano dentro una busta della spesa e sono 3 kg di roba. Due sarebbe sicuramente il peso massimo che può trasportare questo veicolo, ovvero 80 kg. E parlando di questo abbiamo l'autonomia che è ragazzi davvero ridicola. Stiamo parlando di 7 km massimo e se si va al massimo della velocità si arriva a solamente 5 km d'autonomia e pertanto direi che ho visto mezzi di trasporto migliore. Ma passiamo al terzo veicolo di questa top 5, ovvero il Modo Bag, che come suggerisce il nome è una borsa, ma quello che non suggerisce il nome è che è anche una specie di monopattino elettrico. È una valigia elettrica, qualsiasi cosa voglia dire. Di cosa stiamo parlando in poche parole? In pratica questo veicolo è una valigia vera e propria, un bagaglio a mano che useresti in aeroporto, che ha la possibilità di essere cavalcato come se fosse un mini scooter elettrico, in modo da muoversi più velocemente in aeroporto. Capite perché questo video si chiama veicoli di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Insomma, le capacità di questo veicolo non sono incredibili, anche perché è stato creato per avere poca distanza da percorrere. Infatti ha una velocità massima di 11 km all'ora o all'interno può anche essere ridotta fino a 6,5 km e un'autonomia di non oltre 6 miglia che equivalgono esattamente
esattamente a 9 km e mezzo. Facciamo 10 esagerando proprio. Pertanto sì, è stato creato apposta per essere utilizzato dentro gli aeroporti. Stiamo comunque parlando anche negli aeroporti più grandi di un massimo di 10-12 minuti di camminata. Pertanto non ne vedo davvero il senso, l'ho già detto un milione di volte. Ma passiamo al prossimo veicolo, ovvero il numero 2 della lista. Sto parlando infatti dei Rocket Skate. Potete immaginarvi tranquillamente dei roller, o magari, se siete magari della mia generazione, quelle scarpe che andavano di moda tra i bambini fighi a scuola. Si mettevano praticamente delle ruote qua dietro e alzando il tallone loro rotolavano. Molto semplice. Ecco, l'idea è esattamente la stessa. Sto facendo davvero fatica a trovare delle informazioni al riguardo di questi Rocket Skate, ma in pratica è proprio questo, cioè è la stessa cosa, ovvero alzando il tallone partono e iniziano ad andare, permettendoti teoricamente di poter camminare anche normalmente. Capite che non ha un grande senso questa cosa, cioè è proprio scomoda da portarsi in giro. Boh, vabbè, ecco perché è la numero 2. Ma alla numero 1 vi giuro che una roba del genere non mi aspettavo esistesse. Sto parlando infatti dello scooter elettrico Poimo. In pratica l'idea è esattamente quella del scooter da aeroporto di cui abbiamo parlato prima, ma più particolare. Infatti questo veicolo è gonfiabile. Cosa stiamo parlando? In pratica quello che si ha da portare in giro è una tavola da skate, in poche parole, che può essere rigonfiata per creare un vero e proprio scooter su cui girare. Ed è un'idea geniale e stupida allo stesso tempo. Infatti, perché dovresti mai girare con un lavoro del genere? Non ne capisco il senso, a meno che tu non voglia proprio essere seduto, ma boh. Come specifiche tecniche per questo veicolo non si hanno molte notizie, in fondo è solo ancora in pre-produzione e ovviamente è un prodotto giapponese, prodotto dall'Università di Tokyo addirittura. Sappiamo solamente il peso, che sarà di 5,5 kg, ma il discorso è molto semplice. Chi esattamente si porterebbe un lavoro del genere in giro? Oltretutto va anche gonfiato all'occorrenza, quindi oltre al vero e proprio scooter, lo chiamo così per mancanza di altri nomi, serve portare anche una pompa che può essere sia elettrica che manuale, ovvero a pedale. Ma è scomodo, perché bisognerebbe mai fare una roba del genere? A questo punto prenditi davvero un monopattino elettrico normale e vai, cioè nel senso, evitando così di doversi gonfiare il proprio scooter. Ebbene, questo era tutto per la top 5 di oggi. Spero vi stiate godendo o vi siate goduti le vacanze. Noi ci vediamo presto con un altro video. Non dimenticatevi dunque di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questi 5 prodotti e non dimenticatevi anche di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.